Oggi col tuo senso dell'orientamento, chissà dove andremo a finire, Raffaella. Mi porterai almeno fino a Roccella Ionica. Ma dai, fidati. È un parolone fidarsi di te. Dai, dimmi dove andiamo. Almeno metti il navigatore. Selezionare navigatore. Tu sei tutta pazza proprio. Selezionare navigatore. Dai, su. Dimmi dove andiamo. A Nepi. E vai! Però Mi prima- piace Nepi. Però prima Marilu. Raffa! On the road. Eccoci arrivati a Nepi, guarda, Che bello, vedo la cascata. Dai. Eccoci, eccoci. Vieni a vedere, guarda. Ti faccio vedere una cosa spettacolare. Madonna, guarda. c'è la cascata! E poi per vederla meglio dobbiamo scendere. Vieni. Che meraviglia! Oddio, guarda che meraviglia. Lo sai che Nepi è detta anche la città delle acque, lo sapevi? Mi sembra proprio a vederla, per forza, scusa. E infatti Nepi deriva dalla parola etrusca nepa, che vuol dire Acqua? brava. E tra l'altro ho letto sulla guida che Nepi è una città millenaria nata proprio nel mito dell'acqua. Si racconta che al fondatore di questa città, Termo l'Arte, apparve un serpentone acquatico sacro che fu visto subito di buon auspicio, tanto da diventarne il simbolo di questa città. Guarda che meraviglia queste rocce che sono le fondamenta della rocca di questo castello. Quindi parliamo di fuoco e acqua, ecco. Questo è il palazzo comunale di Nepi e qui c'è racchiuso tutto il simbolo del mito della fondazione, la torre nepesina, il serpente acquatico sacrum e poi c'è l'acqua di Nepi, vedi ai lati i due mascheroni. Cioè, questa città quindi è tutta torri, chiese e acqua. E torri. Acqua e torri e noi andiamo a vedere la più bella. No, prima dobbiamo assaggiare l'acqua più buona del mondo, secondo me. L'acqua di Nepi. Andiamo ad assaggiarla? Direi di sì, dai. Dai, sei sempre la solita giocarellona, adesso basta. Vuoi che faccio la seria? Sì, Allora ti porto al centro della piazza che ti faccio vedere una bussola incredibile. andiamo. Allora, questa è la bussola che ti dicevo, lo vedi? Allora, Ci sono tutti i segni. simboli cardinali. Dove vuoi andare? Io faccio, questo è nord, est, ovest e io vado a sud, tu? E io vado a nord. No, allora io vengo con te. No, andiamo insieme. Andiamo, va.
benissimo proprio. Ma qui hanno sempre vissuto i Borgia? Per un periodo di tempo, Raffaella, perché qui si sono avvicendati tantissimi personaggi, ma la famiglia Borgia è molto legata a questo posto, perché addirittura si dice che si aggiri dentro ancora il fantasma di Lucrezia Borgia. No, io a questa cosa io proprio non ci credo, Marilu. No, no, no. Sei una fifona. Non sono fifona. Dicono che dentro si sente riecheggiare ancora Lucrezia Borgia, perché è stata mandata qui dal padre Papa Alessandro VI perché il fratello aveva ucciso suo marito. Cioè, fammi capire, il fratello che uccide il marito della sorella? Ma questo è un dramma, cioè una telenovela? Boh, vabbè, andiamo a vedere. Comunque io sono sempre stata affascinata da Lucrezia Borgia, pensa, fino a quando ho letto il dramma di Victor Hugo che ero bambina, io tifavo per lei e quindi se per caso qua ci fosse una presenza, perché ci dovrebbe fare del male, no? Allora ci credi alla storia del fantasma? No, non ci credo, no, no. Io poi non capisco come fai a tifare per Lucrezia Borgia che nella tragedia ha avvelenato tutti. No, ma lei viveva in un periodo storico dove alcuni uomini pensavano solo al potere, mentre lei tutte le sue azioni erano dettate dall'amore, capisci? Una donna piena di passione e una donna libera. Un po' come noi. Eccola la torre, Raffaella. Non vedo l'ora di andare lassù. Guarda, ci sta aspettando Paolo, la nostra guida. Andiamo. Ciao Paolo. Prego, benvenuto. Ciao Ci Paolo. conduci? Andiamo. Andiamo, vieni. Questa bellissima rocca, a Sì. che epoca risale? Diciamo la parte questa più residenziale, chiamiamola così, siamo intorno al 1499, quando appunto Lucrezia Borgia diventa duchessa di Nepi e viene ad abitare per circa un anno qui. Che panorama a 360 gradi! Ma qui abbraccia completamente tutto. Andiamo. Andiamo lì. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Paolo, raccontaci un po' qua il centro storico di Nepi. Sì, da qui vediamo quello che è appunto tutto il centro storico di Nepi, costruito su un triangolo tufaceo intorno a due vallate, e da qui possiamo vedere quelli che sono i monumenti principali. Vediamo il Duomo, il comune di Nepi e in fondo i due monasteri, quello di San Tolomeo e di San Bernardo. E dietro, come paesaggio, il Monte Soratte. Ma Marilu? Marilu, dove sei? Chi osa disturbare lo mio tormento? Marilu, non fai gli scherzetti, che non li sopporto. Chi osa offendere l'onor mio? Oddio mio. Oddio. Scherzetto! Eccoci Paolo! Lei mi fa sempre gli scherzi e Allora- questa volta te ne ho fatto No, uno però io. così non vale, così non vale perché i miei sono più bambineschi. Guarda, facciamo così, per questa volta passa, però mi offrite il pranzo E oggi. tanto Questo non Paolo lo sai che offro sempre io. Allora va bene. offre anche a te.
Ciao Gabriele. Salve, benvenute. Ciao. Noi siamo venute qui perché ci hanno detto che qua si mangia proprio bene. Bene, mi Che fa ci hai piacere. portato di buono, di Abbiamo prodotti fatto tipici? 2 assaggi, lo spuntafuso con scapicollata, un salume tipico qua di Nepi, Ah, tartufo e pecorino romano fulvi, pazzesco. tutti prodotti di zona. Buonissimo. Deve essere squisito. E per lei? Per lei abbiamo fatto un filetto di maiale cotto a bassa temperatura, su crema di ceci e crumble di cipolla nepesina. La cipolla nepesina che è tipica proprio di Nepi. Certo. Cioè, Un ci sono prodotto solo 2 aziende spettacolare. agricole, Sì. vero? Che sono Sì. Ah, meraviglioso. E questo vino che stiamo Questo assaggiando sì, è è sempre una di Nepi? chicca sì, del territorio. Ma un profumo pazzesco. Bene, Noi bene. già abbiamo brindato, ovviamente. Bene, Ti fa ringrazio, piacere. grazie mille. Grazie a voi. Io non vedo l'ora, Raffa, di assaggiare queste prelibatezze. Anch'io. E poi sono proprio curiosa di sentire il sapore di queste cipolle nepesine. Pure io, aspetta che sia. Mamma mia. Il silenzio adesso. È un'armonia di sapori, questo vino e questi piatti tipici. Aspetta che assaggio pure questo, scusa. Vuoi assaggiare? Vieni qua, assaggia Dai, un che po'. voglio assaggiare. Questa cipolla col croccantino che credo di pane. No. Piazza del Duomo, con il Duomo, detto anche la cattedrale dell'Assunta, ed è stato ricostruito nel 1500 a seguito di un incendio, ma si dice addirittura che risalga al 1100 e ancora prima, Raffaella, credo. Sì, perché sai cosa ho letto? Che sembra che qui c'era un tempio pagano dedicato a Giove. Andiamo. Ma guarda che affreschi. E guarda che colonne, guarda, sopra l'altare Beh. c'è proprio l'affresco dell'Assunta in cielo. È bellissimo, eh? E invece guarda, quello, vedi questa scultura invece è il patron di Nepi. E sotto c'è la cripta, La cripta. che risale proprio all'epoca del 1100. Ma La lo- andiamo a vedere? Sì, anche perché lo sai che ci sono ogni colonna è diversa. 24 colonne ci sono. Addirittura, andiamo. Ma guarda, 24 colonne, Raffaella. Marilu, però guarda una cosa, ti voglio far vedere una cosa, Marilu. E vedi che ci sono i simboli, ci stanno anche i famosi simboli del serpente, che il serpente è quello di cui parlavi, e sono tutte diverse. E poi sono tutte Guarda. colonne Una diversa corinzie, dall'altra. doriche. Ecco, lo vedi perché ti ho portato qua? Guarda, Perché? là c'è l'antico acquedotto.
L'antico acquedotto romano, Sì, una delle opere più maestose che si siano mai fatte nella storia. fondamentale qui a Nepi. Sì. Anche se io non ho capito come funziona, devo dire, come fa a entrare l'acqua. Questo non l'ho ancora capito, Ma sai Raffa che mi sembra di esserci stata 1000 volte qui a Nepi. E ci credo, perché lo sai, qui hanno girato tantissimi film e tante serie televisive. E prova un po' a pensare a un déjà vu. Beh, l'antico acquedotto mi ricorda quel bellissimo film Per grazia ricevuta con Nino Manfredi, che tra grandissimo. l'altro è tra i miei preferiti. Grande. E invece a te? Voi sapete chi sono io? None. Voi avete sentito parlare di Groppone da Ficulle? Ma come parli? Groppone da Ficulle era il gran capitan della Tuscia e io son colui che con un sol colpo d'ascia l'ha tagliata a metà. Io est Brancaleone da nord. Brancaleone, il film Brancaleone con il mitico Vittorio Gassman. Sì. Ma sai che reciti proprio bene? Non mi ricordo mai nemmeno la battuta. Vabbè, Dai, facciamo un film. Ma per adesso stiamo girando a piedi, anche se ci siamo sedute. Continuiamo a girare on the road, Marilu. Va bene, in questa bellissima città attraversata dalla storia. Marilu? Raffa, mi è piaciuta proprio Nepi, una città attraversata dalla storia. Anche a me è piaciuto tanto, ma lo vedi perché mi sono vestita di azzurro? Perché è attraversata anche dall'acqua. E dove andremo la prossima volta? Indovina un po'? Là.